Le sue opere avrebbero acceso la miccia delle più grandi rivoluzioni del Novecento, aprendo la strada all'ascesa di figure come Stalin e Mao Zedong. Eppure Karl Marx, l'uomo da cui tutto ebbe inizio, visse per lo più nell'ombra. Povero, sconosciuto, consapevole che le sue idee non avrebbero trovato compimento durante la sua vita. Oggi lo ricordiamo come il padre del comunismo, anche se ciò che prese forma in Unione Sovietica e in Cina era lontano anni luce dalla società che aveva immaginato. In questo episodio esploriamo la vita di Karl Marx, non solo il teorico, ma l'uomo. Un uomo cresciuto tra contraddizioni, inquietudini e una fame di conoscenza capace di scuotere il mondo. Karl Marx nacque il 5 maggio 1818 nella città storica di Trier, in Germania. La sua era una famiglia dell'alta borghesia. Il padre, Heinrich, esercitava con successo la professione di avvocato, mentre la madre, Henriette, proveniva da un facoltoso casato olandese. La famiglia aveva origini ebraiche, ma un anno prima della nascita di Karl decise di convertirsi al cristianesimo. Non fu una scelta spirituale, bensì una necessità politica. In quegli anni le leggi contro gli ebrei erano sempre più oppressive e convertirsi significava evitare persecuzioni e salvare la carriera. Karl era il terzo di 9 figli e divenne il maggiore quando il fratello Moritz morì nel 1819. Fin da piccolo era vivace, ribelle e affamato di stimoli, spesso finiva nei guai e questa irrequietezza sarebbe rimasta un tratto distintivo della sua personalità per tutta la vita. Fino ai 12 anni fu educato in casa dal padre che gli trasmise la passione per l'illuminismo e la critica razionale. Poi entrò al liceo di Trier, dove il preside, Hugo Wittenbach, notò subito la sua brillantezza. Wittenbach era un uomo dalle idee liberali e circondava la scuola di giovani insegnanti umanisti. Questa atmosfera trasformò l'istituto in un centro di idee pericolose, almeno secondo le autorità prussiane. Nel 1832 scattò la sorveglianza e il preside fu messo sotto controllo, la scuola perquisita alla ricerca di materiali sovversivi. In quel clima teso, Marx iniziò a formare la propria coscienza politica. A 17 anni Marx si diplomò e scelse di continuare gli studi in legge all'Università di Bonn, dove si iscrisse nell'ottobre del 1835. Il suo primo anno fu un disastro, il carico di studio lo travolse e il giovane Karl finì per trovare rifugio nelle taverne più che nei libri. Le notti passate a bere erano frequenti, tanto da portarlo persino all'arresto per ubriachezza molesta. Dopo 12 mesi di fallimenti, suo padre decise di intervenire con fermezza. Lo trasferì all'Università di Berlino, ordinandogli di abbandonare la vita sregolata e dedicarsi seriamente allo studio. Quell'estate, prima di partire per Berlino, Karl tornò a Trier e fu allora che successe qualcosa di inatteso. Si innamorò. Rincontrò Jenny von Westphalen, una giovane aristocratica che conosceva fin dall'infanzia. Tra i due nacque una passione profonda e prima di ripartire Max le chiese di sposarlo. Jenny accettò, dando inizio a un fidanzamento che avrebbe resistito a distanza, povertà e pregiudizi sociali. Il trasferimento a Berlino cambiò profondamente Marx. Abbandonò le bevute notturne e iniziò a frequentare circoli filosofici, immergendosi nelle idee di Hegel. Quell'intenso fermento intellettuale lo portò a elaborare i primi saggi e trattati, gettando le basi della sua futura visione del mondo. Ma nel maggio del 1838 arrivò un colpo durissimo, la morte improvvisa del padre. Marx ne fu devastato. Heinrich era la sua guida morale e il suo sostegno economico. Con la sua scomparsa, Karl si trovò improvvisamente solo e in difficoltà economiche. Dopo la morte del padre, un evento che lo segnò nel profondo, Karl Marx decise di deviare la sua formazione. Dalla legge passò alla filosofia. Il suo obiettivo era ambizioso: laurearsi con onore e ottenere una cattedra universitaria. Ma la vita reale bussò presto alla porta. Senza il sostegno economico del padre, Karl dovette cercare un modo per mantenersi. Fu così che iniziò la sua carriera nel giornalismo, un terreno infuocato, perfetto per un giovane pensatore destinato a cambiare il corso della storia. Marx ottenne un posto al giornale più controverso della Renania,
la Rheinische Zeitung, un quotidiano che denunciava apertamente l'occupazione prussiana della regione. Non passò molto tempo prima che la sua penna ferisse nervi scoperti. Nell'ottobre del 1842, a soli 24 anni, divenne caporedattore. Fu in queste pagine che Marx iniziò a riflettere pubblicamente su cosa potesse diventare un futuro governo comunista, gettando i primi semi del suo pensiero rivoluzionario. Ma quando osò criticare apertamente lo zar Nicola I di Russia, le autorità prussiane considerarono la misura colma. Il giornale venne chiuso d'ufficio. Karl Marx si ritrovò di nuovo senza lavoro, ma non senza convinzioni. Nonostante l'incertezza economica, Marx non volle rinviare l'unica solidità della sua vita, il suo amore per Jenny von Westphal. Il 19 giugno 1843 i due si sposarono in una chiesa protestante. Le famiglie erano presenti, anche se dalla parte del casato Westphalen non nascose il disprezzo. Per loro, Jenny stava sposando in basso. Non immaginavano che quell'uomo povero e ostinato avrebbe inciso il proprio nome nella storia del mondo. Quell'unione sarebbe durata fino alla morte, temprata da sacrifici, esili e miseria. Dopo il matrimonio, Karl e Jenny si trasferirono dalla madre di lei, vivendo grazie alla sua modesta rendita, mentre Marx tentava di rilanciare la sua carriera. La sua occasione arrivò con un periodico francese destinato alla sinistra radicale renana, la Deutsch-Französische Jahrbucher, fondata dal socialista Arnold Ruge, che viveva a Parigi. Nell'ottobre 1843 i Marx si trasferirono nella capitale francese, condividendo l'appartamento proprio con la famiglia Ruge. Nel 1844 nacque la loro prima figlia, un evento felice, ma che rese impossibile continuare la coabitazione. La giovane famiglia trovò un piccolo appartamento tutto per loro. Durante quel periodo, Marx e Ruge pubblicarono 2 trattati incendiari. Il secondo, sulla questione ebraica, divenne una delle opere più discusse di Marx. Un testo che, pur scritto da un uomo di origine ebraica, conteneva passaggi percepiti come fortemente critici verso l'ebraismo. In quelle pagine appariva anche uno dei primi riferimenti al proletariato. Una classe lavoratrice destinata, secondo Marx, a liberarsi da religione e catene culturali per guidare una rivoluzione globale. Ma ben presto le strade di Marx e Ruge si divisero. Karl iniziò a collaborare con il giornale Vorwärts, Avanti, un periodico rivolto ai tedeschi residenti in Francia. Il giornale era sostenuto dalla Lega dei Giusti, un gruppo di immigrati tedeschi che sognavano una società comunista ed egualitaria. Fu proprio lì che avvenne l'incontro destinato a cambiare il destino del pensiero politico moderno. Marx conobbe Friedrich Engels. I due si capirono all'istante. Le loro idee, così diverse e complementari, si fusero rapidamente dando vita a quella che verrà chiamata marxismo classico. Marx rimase colpito dal saggio di Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, un ritratto spietato della miseria industriale britannica che lo convinse ancor di più che la rivoluzione proletaria fosse inevitabile. Da quel momento Engels, figlio di un ricco industriale, non fu solo un collaboratore, divenne il sostegno economico di Marx per tutta la vita. Senza di lui molte opere di Marx non avrebbero mai visto la luce. Il filosofo ed economista Karl Marx è stato un innovatore straordinario nel panorama economico e filosofico mondiale. Di ascendenze ebraiche, Marx proviene dalla stirpe di pensatori nati dalla rivoluzione hegeliana, che per prima delinea un senso all'evoluzione della filosofia e della storia, trovando una necessità dialettica anche nelle idee antitetiche alla sua e soprattutto che vede una inevitabilità dello sviluppo collettivo verso determinate direzioni. Dopo la morte di Hegel, la spaccatura tra hegeliani di destra ed hegeliani di sinistra, più giovani, che intendono portare avanti e non meramente ripercorrere liturgicamente ciò che Hegel ha detto sulla storia, si consuma senza colpo ferire.
Feuerbach, in modo particolare, rigetta la teologia hegeliana, portando avanti uno stretto ateismo. Ruolo chiave di Feuerbach sarà quello poi di approfondire l'idea di alienazione di matrice hegeliana, portandola come possibile spiegazione della religione. L'uomo che aliena fuori di sé istanze mentali e culturali di ordine, raziocinio e controllo morale, creando un ente astratto che le contenga tutte. E sarà da questo punto che partirà Marx. Marx fa da ponte tra Feuerbach ed Hegel, famosamente critica Feuerbach usando Hegel, in modo particolare asserendo che il materialismo di Feuerbach sia troppo estremo, nella misura in cui non riconosce le relazioni socio-economiche come motore della storia, riducendo tutto a livello troppo individualista. In questo senso Marx critica anche i socialismi precedenti, da lui definiti utopistici, in quanto non propongono il come cambiare il mondo, ma solo come il mondo dovrebbe essere, senza una via concreta per arrivarci. Marx riprende dai socialisti precedenti quello che trova sensato, rigetta ciò che trova insensato e rende la sua filosofia proattiva. Qui la famosa frase di Marx: i filosofi hanno finora solo interpretato il mondo, ora è tempo di cambiarlo. Di contro critica Hegel usando Feuerbach, confermando l'ateismo del secondo e rivolgendo la dialettica più a livello materialista. Marx è il primo ad analizzare la storia e l'economia in modo totalmente materiale. Non lo fa né su basi spirituali, come gran parte degli storici e degli economisti pre-settecenteschi, né su basi morali, ad esempio interessi egoistici. Superando Smith e Riccardo, Marx vede l'economia come diretta interamente da forze produttive collettive. Niente mani invisibili di matrice protestante, niente coincidenza tra gli interessi del borghese e gli interessi del lavoratore in senso utopistico. Questo porta Marx a riscoprire la dialettica servo-padrone, utilizzando l'alienazione di Feuerbach. Marx, infatti, non è rivoluzionario soltanto per la sua politica o per il fatto di un'analisi completamente materiale dell'economia, ma anche perché è il primo filosofo a considerare indissolubilmente legate economia e storia, superando in questo modo anche Machiavelli. Attraverso le sue analisi, Marx si rende conto che il mercato non è in grado di regolarsi da solo, che gli interessi di una classe sono antitetici a quelli delle classi inferiori. Questa dialettica servo-padrone si è verificata più volte nella storia, il conflitto di classe. Ed esattamente come ogni singola volta la classe inferiore insorge e prende il potere appena cambiano i metodi produttivi, Marx prevede lo stesso per i proletari contro i borghesi. Marx fa una serie di predizioni per la sua dottrina. D'altronde il suo è socialismo scientifico. Marx conosceva bene il metodo di Galileo Galilei. Marx prevede la presenza di cicliche crisi sovrapproduttive del capitalismo, prevede che non saranno mai debellate o risolte definitivamente, prevede che la disuguaglianza crescerà sempre di più e che di conseguenza ci saranno sempre meno capitalisti con sempre più potere e sempre più ricchezza, con una conseguente erosione della democrazia borghese. Marx prevede dunque l'inevitabilità di una rivoluzione, non perché sia giusto, non perché lo preveda una divinità, ma meramente perché così funziona l'economia. Marx sostiene che tale rivoluzione può essere o violenta, tramite l'occupazione forzosa dei mezzi di produzione, l'esproprio proletario e un terrore rivoluzionario, oppure democratica, attraverso l'elezione dei parlamentari, la nazionalizzazione dei mezzi di produzione e la tassazione dei beni residuali fino alla completa socializzazione. In entrambi i casi, però, Marx avvisa: nessuna classe sociale dominante abbandona il suo privilegio senza combattere. Alcune classi sociali hanno abbandonato i loro privilegi in maniera più morbida, gli schiavisti inglesi vennero compensati, i feudatari giapponesi si imborghesirono, altre in maniera violenta, ma i borghesi lotteranno comunque con le unghie e con i denti. Dopo la sua morte, Marx venne screditato e diffamato dagli economisti conservatori, i quali rifiutarono sdegnosamente l'idea di un'economia esclusivamente materiale, asserendo che l'idea di crisi, di sovrapproduzione mondiali era ridicola, asserendo che l'esplosione di un conflitto dovuto al fatto che il mercato interno delle potenze coloniali non poteva espandersi ora che il colonialismo era compiuto era un'idea assurda, ed asserendo che il welfare state era inutile e che il liberismo economico e democrazia erano totalmente compatibili. I borghesi non avrebbero mai disdegnato la democrazia, e soprattutto rigettando gli ultimi scritti di Marx in cui parlava di una possibile rivoluzione collettiva agricola in Russia. Poi giunse la Prima Guerra Mondiale.
Giunse la crisi del 29, le ricette liberiste fallirono tutte quante, mentre salirono nuovi economisti come Keynes che conciliavano la visione marxista con quella liberale, asserendo come via di mezzo la socialdemocrazia. I borghesi di mezzo mondo supportarono i fascismi e Marx venne gradualmente rivalutato. Oltre ciò, in Russia un governo che si richiamava apertamente a Marx era nato e non fece che espandersi e sollevare nettamente le persone dalla soglia di povertà, trasformando un paese largamente agricolo in un paese che mandò il primo uomo nello spazio. Gli economisti di tutto il mondo si resero conto che questo Marx tutti i torti non li aveva e che i lavoratori si sarebbero ribellati a meno di non dargli dei contentini. Ed è per questo che dopo la seconda guerra mondiale il mondo occidentale creò welfare state, riforme strutturali e tassazioni progressive, redistribuendo un minimo di ricchezza, e l'economia esplose. Ovviamente questo non poteva durare. Dagli anni 70 in poi, infatti, si affermò una nuova generazione di economisti. Stufi di tutti questi compromessi con marxisti, keynesiani e in generale poveri, questi favorirono un ritorno al liberismo, ma ancor più a destra del liberismo originale di Smith e Riccardo, cioè il paleoliberismo, un neoliberismo fatto di privatizzazioni senza confini, deregolamentazioni senza precedenti, via libera ai monopoli privati, tagli ovunque e una ostilità spietata al mondo sovietico. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, che causarono le riforme che hanno disintegrato la classe media dei rispettivi paesi e causato un danno economico senza precedenti, videro il collasso sovietico come prova che Marx aveva torto e Fukuyama disse sorridendo che la storia era finita. Il tutto senza la benché minima analisi storica delle contraddizioni tra marxismo e stalinismo. Gli economisti di oggi invece stanno gradualmente rivalutando e riscoprendo il tesoro accademico dell'economia marxista, fioccano gli articoli Marx was right, fatti da fior di cattedrati, e mentre il neoliberismo viene gradualmente riconosciuto per il fallimento colossale che fu, il numero di economisti marxiani non accenna a diminuire. C'è chi lo ama e c'è chi non lo ha capito, ma entrambe le fazioni debbono riconoscere la portata, parola mai fu appropriata, rivoluzionaria del pensiero di Karl Marx. Le idee di Marx, sempre più radicali, attirarono l'attenzione delle autorità prussiane, che premerciarono il governo francese per farlo espellere. Il Ministero degli Interni chiuse Vorwärts e intimò a Marx di lasciare il paese entro 24 ore. Karl, Jenny e la loro bambina si trasferirono a Bruxelles, in Belgio. Il Belgio era una nazione più liberale, terreno fertile per un pensatore come Marx. Poco dopo l'arrivo, Jenny rimase incinta del loro secondo figlio. La madre di lei, preoccupata per le difficoltà della giovane coppia, inviò a Bruxelles la fedele domestica Hélène de Motte, che sarebbe rimasta con la famiglia per tutta la vita. Ma anche in Belgio la presenza di Marx non passò inosservata. Le pressioni prussiane fecero sì che la sua richiesta di residenza subisse ritardi continui. Per ottenerla dovette giurare di non partecipare alla politica locale, promessa che evitò accuratamente di mantenere, cercando ogni scappatoia possibile. Nel 1847 pubblicò La miseria della filosofia, un trattato che confutava l'opera del socialista francese Proudhon. Era il preludio a un progetto ben più grande. Lo stesso anno Marx ed Engels decisero di verificare di persona le condizioni della classe operaia. Partirono per l'Inghilterra e visitarono fabbriche, quartieri fatiscenti e slum. Ciò che videro li segnò profondamente. 6 settimane dopo, Marx tornò a Bruxelles con una visione ormai cristallizzata. In appena 2 settimane scrisse un testo destinato a diventare una pietra miliare della storia politica. Il Manifesto del Partito Comunista, pubblicato il 21 febbraio 1848. In quelle pagine dichiarava senza esitazione che la borghesia sarebbe stata la propria becchina, schiacciata dalla rivolta degli stessi lavoratori che sfruttava. Nel febbraio del 1848 il Manifesto del Partito Comunista vide finalmente la luce. Era un opuscolo di appena 30 pagine, ma conteneva idee destinate a scuotere l'Europa come un terremoto. E puntuale il terremoto arrivò. Poche settimane dopo, la Francia esplodeva nella seconda rivoluzione.
Il re era deposto e un nuovo governo democratico saliva al potere. A Bruxelles però l'ondata rivoluzionaria ebbe effetti diversi. Le autorità, timorose della sua influenza, arrestarono Marx con l'accusa di attività sovversive. Una volta rilasciato capì che il Belgio non era più sicuro. La Francia, apparentemente rinata, lo richiamava. Fu in quel frangente che ricevette un'eredità rimasta in sospeso dalla morte del padre. Denaro che, coerente con tutta la sua vita, Marx non investì in sicurezza ma in lotta. Fondò un nuovo giornale, la Neue Rheinische Zeitung, al quale si unì anche Engels, riportando notizie ed analisi da tutta l'Europa. A Parigi Marx entrò in contatto con la Lega dei Comunisti, un gruppo nato dalle ceneri del giacobinismo. L'obiettivo dichiarato era impedire il ritorno dell'aristocrazia con qualsiasi mezzo. Era un'epoca febbrile e il governo francese non tollerava nuovamente il riemergere di idee simili alla stagione del terrore. La sorveglianza aumentò e per Marx iniziò una sequenza di arresti, interrogatori e avvertimenti. Il colpo definitivo arrivò quando il re prussiano Federico Guglielmo IV decise personalmente di spegnere ogni scintilla rivoluzionaria sul continente. I suoi emissari puntarono dritti al giornale di Marx. Ancora una volta fu espulso dalla Francia. Aveva investito tutto in quell'avventura editoriale. Ora la famiglia era di nuovo senza risorse. Per pagarsi il viaggio dovette persino impegnare l'argenteria di casa. Alcuni simpatizzanti tedeschi gli offrirono un aiuto economico, ma lo fecero descrivendolo come un mendicante disperato. Quando tornò tra i compagni, Marx venne preso in giro apertamente. Il suo commento fu lapidario, quasi sprezzante. Meglio la miseria più nera che la pubblica elemosina. Nel giugno del 1849 i Marx lasciarono l'Europa continentale per stabilirsi a Londra. Era l'ennesimo trasferimento, l'ennesimo inizio da zero. Sarebbe stato anche l'ultimo. A Londra trovò una vecchia conoscenza, la Lega dei Comunisti, ricostruita in clandestinità. Ma la nuova dirigenza voleva provocare un'insurrezione immediata della classe operaia inglese. Marx giudicò tutto questo infantile e pericoloso. Non voleva fiammate destinate a spegnersi. Lui credeva nei processi storici lenti, nelle dinamiche strutturali, nella maturazione delle condizioni. Il primo vero frutto della sua pazienza sarebbe arrivato 68 anni dopo, con la rivoluzione d'ottobre. Marx non lo vide, ma sapeva, o almeno credeva, che quel giorno sarebbe arrivato. Nel frattempo si dedicò alla battaglia quotidiana, diritti politici, libertà di parola, suffragio, tutela dei poveri. Lui stesso, paradossalmente, era uno dei tanti poveri di Londra. La famiglia sopravvisse solo grazie al supporto continuo di Engels. Nel 1851 ottenne un lavoro stabile, corrispondente europeo del New York Daily Tribune, il giornale più letto degli Stati Uniti. 2 articoli a settimana, 200 sterline all'anno. Non erano molte, ma bastavano appena a sopravvivere. Engels inizialmente gli traduceva gli articoli dall'inglese, poi Marx imparò da solo la lingua, con la solita ostinazione. Dall'Inghilterra seguì la politica internazionale e nel 1852 analizzò la salita al potere di Luigi Bonaparte, nipote di Napoleone. Criticando senza pietà sia i francesi che si erano fatti sedurre da un nuovo uomo forte, sia i lavoratori che avevano ceduto alla promessa di ordine. Scrisse: «Tutte le classi, impotenti e smarrite, cadono in ginocchio davanti al calcio del fucile». Dalla sua scrivania londinese Marx anticipò la guerra civile americana non appena Lincoln fu eletto. Aveva intuito tutto. L'effetto devastante sul tessuto industriale britannico, la crisi del cotone, la contraddizione morale di un Regno Unito che, pur avendo abolito la schiavitù, finiva per sostenere economicamente gli stati schiavisti del Sud. Quando il Tribune cambiò linea editoriale chiedendo articoli neutrali, Marx si rifiutò di annacquare le sue posizioni, consegnò le dimissioni e tornò alla precarietà più nera, proprio quando sua moglie Jenny era malata di vaiolo. Persino Engels, devastato dal lutto per la morte della moglie, interpretò male una richiesta disperata di aiuto arrivata da Karl, rispondendogli con freddezza. I 2 amici fecero pace subito, ma il quadro era chiaro. Marx
era allo stremo. Nonostante il corpo lo tradisse piaghe dolorose, febbre, difficoltà respiratorie, Marx portò avanti il suo progetto più importante. Nel 1867 pubblicò Il Capitale. L'opera analizzava il meccanismo del profitto, il ruolo delle macchine e la logica dello sfruttamento industriale. Era un lavoro titanico, il vero fulcro del suo pensiero. Sua madre, con ironia tagliente, un giorno scrisse: «Ah, se solo Carl avesse fatto Capitale invece di scriverne». Il libro diede prestigio, ma non stabilità economica. Nel 1870, mentre l'Europa precipitava nella guerra franco-prussiana, Marx osservò da lontano il collasso del Secondo Impero e la nascita della Comune di Parigi. Per 2 mesi vide realizzarsi, in forma embrionale, ciò che aveva predicato per decenni. Lavoratori, cittadini e militanti che governavano senza aristocrazia né borghesia. Quando tutto venne represso nel sangue, Marx trasse una conclusione cruciale. La classe lavoratrice non può semplicemente impadronirsi della macchina statale esistente. Deve crearne una nuova. Era il frammento teorico che avrebbe influenzato ogni rivoluzione socialista del XX secolo. Negli ultimi 10 anni di vita, Marx fu minato da una salute sempre più fragile. Continuò a scrivere, ma solo un'opera ebbe una certa risonanza: la riflessione sulla dittatura del proletariato. Un concetto che prevedeva un potere collettivo, non un capo assoluto. Ma la storia avrebbe preso un'altra direzione. Le rivoluzioni che a lui si ispiravano avrebbero portato al potere figure ben più autoritarie di quanto immaginasse. Nel 1881 Jenny morì tra atroci dolori. Le sue ultime parole furono: «È bene così». Marx cadde in una depressione profonda da cui non si riprese più. Dopo un breve soggiorno ad Algeri, tornò in Inghilterra. Ma pochi mesi dopo, anche sua figlia Jenny Caroline morì sfinita dal cancro. E fu il colpo finale. Il 14 marzo 1883, Karl Marx morì a Londra, consumato dalla bronchite, dalla pleurite e dalla povertà. Il suo corpo scomparve, ma le sue idee, quelle sì, si prepararono a plasmare il secolo successivo con una forza che lui stesso non avrebbe potuto immaginare.